Alcuni film non hanno bisogno di presentazioni, non hanno bisogno di essere consigliati. Alcuni film si presentano da soli e appena nomini un minimo particolare subito ti saltano alla mente. Un esempio? Frusta e cappello. Sappiamo tutti chi li utilizza, penso sia quasi impossibile che qualcuno non conosca quel personaggio. Oppure, sì, Iceberg! Scommetto che anche qui sappiamo tutti a quale film mi sto riferendo. E quindi, se vi dicessi Telefono casa? Signori e signore, oggi parliamo di un capolavoro senza tempo. Un film che ha definitivamente incoronato il suo regista, Steven Spielberg, ai tempi già in forte ascesa grazie allo squalo e incontri ravvicinati del terzo tipo e i predatori dell'Arca Perduta, come uno dei migliori di tutti i tempi. Un film che ha dato inizio ad una nuova tipologia di pellicole per lui, in cui poter scavare più a fondo sulle emozioni dei propri protagonisti. Un film iconico che quasi certamente è entrato nelle case di ognuno di noi almeno una volta nella nostra vita. Un film che parla di amicizia e amore nel modo più puro e semplice possibile, ma capace di toccarti il cuore come pochi altri. E.T. l'extraterrestre, o semplicemente E.T. per gli amici. Ve lo racconto in breve, cercando di non farvi troppi spoiler, come sempre. Una notte un'astronave aliena atterra in una foresta della California. Da essa scendono alcuni esseri intenti ad osservare le piante. Uno di loro si stacca dal gruppo, ma subito arrivano degli agenti segreti del governo americano che iniziano ad inseguirlo. Quando arriva a pochi metri dalla navicella la vede partire, lasciandolo da solo sulla Terra. In un quartiere vicino dei ragazzini stanno giocando tutti insieme mentre aspettano che arrivino le pizze. Tra di loro ci sono i fratelli Michael ed Elliot, interpretati rispettivamente da Robert McNaughton, principalmente attivo a teatro, e Henry Thomas, Phil House, i quali vivono con la mamma Mary, Dee Wallace, Le colline hanno gli occhi, Cujo e tanti altri, e la sorellina Gertie, Drew Barrymore, Batman Forever, Scream, Charlie's Angels e via dicendo. Elliot va a recuperare le pizze e mentre sta tornando in casa sente un rumore sospetto nel capanno. Pensando che sia il suo cane, fa rotolare una palla da baseball che subito torna indietro. Spaventato, Elliot fa cadere le pizze e si fionda in casa, dove la madre, dopo aver controllato con gli altri il capanno e aver risolto tutto pensando che ci fosse un coyote, fa finire la serata. Il bambino, però, è curioso di scoprire cosa ci sia nel capanno e quindi, nella notte, scende a controllare la baracca armato di torcia. Arrivato lì trova delle impronte e inizia a seguirle nel campo di grano turco adiacente alla casa, fino a raggiungerne il proprietario, un minuto alieno marrone con un piccolo e tozzo corpo e una testa enorme con degli occhi molto grandi. Entrambi scoppiano in un urlo fragoroso e fuggono l'uno dall'altro. Ovviamente nessuno crede alla storia di Elliot e così il bambino decide di cercare l'alieno. Dopo scuola va nella foresta vicino a casa e cerca di attirarlo verso la sua abitazione lasciando le caramelle a terra. Quella notte l'extraterrestre si presenta a casa di Elliot e gli rende le caramelle. Il ragazzino lo attira in camera sua e lo accoglie, dandogli un posto in cui dormire e vivere. Da qui i due stringeranno un rapporto di amicizia molto profondo che li porterà a vivere un'avventura indimenticabile. Se avete visto il primo video della saga giurassica saprete già cosa penso di Spielberg in generale, e qui posso solo riconfermarlo. Un film registicamente ottimo, pur essendo a mio avviso un po' lento a partire, ma che dopo aver ingranato diventa via via sempre più bello. Semplicemente magico in ogni momento e visivamente molto ben invecchiato. Parliamo pur sempre di un film del 1982. Fotografia veramente ottima, che si sposa alla perfezione con la visione del regista e che ci regala momenti semplicemente stupendi, come la scena di Elliot ed E.T. in bici che volano davanti alla Luna. Non per niente questa scena è diventata anche il logo della Amblin, la casa di produzione di Spielberg. Ottime, anzi perfette le musiche di John Williams, compositore anche per Jurassic Park, Superman e via dicendo, capaci di rendere ancora più magiche le immagini a schermo e di emozionare grazie alla loro delicatezza. Molto bene anche il sonoro, divertenti i suoni che produce E.T. quando cammina e si muove. Molto bravo Henry Thomas nei panni di Elliot, dimostrerà la sua bravura anche in futuro. Sempre in parte è bravissimo nel portare a schermo il profondo legame tra il suo personaggio ed E.T. Molto bene anche la piccolissima Drew Barrymore e Robert McNaughton. Meno per me di Wallace, poco credibile nella parte di mamma singola appena lasciata dal marito per un amante. Non so, non mi ha passato molto, pur riprendendosi piuttosto bene nella parte finale del film. Menzione d'onore all'animatronic di E.T., creato dall'eccezionale Carlo Rambaldi, creatore anche dello xenomorfo di Alien tra i tanti, espressivissimo e capace anch'esso di trasmettere tante emozioni con il solo sguardo. Molto bene il doppiaggio, pur essendo vecchio stampo, nessuno sfigura mai. Per completezza vi dico che esiste una versione ridoppiata del 2002, ma io non ci ho mai messo le mani sopra, perciò non so darvi un giudizio su di essa.
Un capolavoro senza tempo, non esente da difetti, ma capace di emozionare come pochi altri film, senza dover ricorrere a momenti particolarmente struggenti e rimanendo sempre nel suo tono quasi fiabesco. La regia di Spielberg è un fiore all'occhiello e insieme alle bellissime musiche di John Williams ci regala un film capace di stupire ancora oggi per la sua semplicità e delicatezza nel trattare temi anche piuttosto complessi, come l'accettazione del diverso, dell'alienazione e del senso di abbandono dopo il divorzio dei propri genitori. Temi questi davvero complessi, ma che qui vengono trattati con tatto e maturità. Non per niente questo film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e ha vinto ben 4 Oscar quando questi erano ancora credibili. Se non l'aveste ancora visto, fatemi un favore e guardatelo. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!